Nella scorsa puntata abbiamo visitato uno shop Sami e approfondito la loro cultura. Ci siamo innamorati delle peculiarità della Norvegia, con le sue frequenti cascate impetuose, i fiordi lunghi chilometri e le distese di pascoli verdeggianti. Uno scenario che unisce tre panorami solitamente molto diversi tra loro: mare, campagna e montagna in un solo posto, l'uno accanto all'altro, ed infine abbiamo dormito in un cottage sul mare. Buongiorno. Buongiorno. Si sta bene oggi, non fa così freddo. Pronti a prendere il super ponte? Per le Lofoten e si inizia. Si inizia con lavori in corso. No! Sì. Però almeno si dà tempo di fare un paio di foto. Abbiamo appena passato questo ponte in collegamento con le Lofoten. Come? Beh! Ci sono delle pecore. Beh! Eh! Come va? Siamo a Karingsvatna, un laghetto della Norvegia, è presso le isole Lofoten, l'arcipelago delle isole Lofoten. Ottime notizie, il meteo stava migliorando mentre avanzavamo verso le Lofoten, un arcipelago di isole meravigliose e piene di sorprese. Questa è la prima isola delle Lofoten. Siamo in una zona di parcheggio che per conto mio potrebbe essere adibita tranquillamente a zona di camping, perché lo scenario è stupendo. Siamo appena arrivati alle isole Lofoten e ne siamo già innamorati, al punto di non volercene più andare via. Una meraviglia dietro l'altra, panorami talmente diversi da quelli alla quale eravamo abituati da far sembrare questo arcipelago come se fosse appartenente ad un altro pianeta. Mari e monti, pareti rocciose innevate, con vista sulle spiagge, fiumi, laghi e cascate, tutto insieme. Possiamo sinceramente affermare che le Lofoten siano tra i posti più belli che abbiamo mai visto, oltre che tra i più variegati. Pensate che nel programmare questo viaggio on the road avevamo quasi pensato di saltarle. Sarebbe stata una vera pazzia per la quale ci saremmo pentiti amaramente. Abbiamo praticamente trascorso la giornata a bocca spalancata, guardandoci intorno increduli. Ogni scorcio sembrava un dipinto e tutte le volte che ci fermavamo per fare delle foto o per alzare in volo il drone ci emozionavamo. Sarebbe curioso tornare nuovamente qui per vedere come cambia il panorama d'inverno. Ne è assolutamente valsa la pena per ogni chilometro percorso e per ogni minuto speso. L'intero viaggio non sarebbe stato lo stesso se non avessimo visitato le isole Lofoten. Dopo questa sosta nella prima isola siamo risaliti in macchina, con quel grande entusiasmo in che sta vacanza aspettando una quest'anno, bella mare o sorpresa. montagna? E possiamo garantirvi che le sorprese Basta non andare tardano in ad Norvegia. arrivare. Montagne innevate e mare.
Anche solo percorrere la strada verso Moskenes è un vero piacere, un lungo susseguirsi di pittoreschi villaggi di pescatori. Siamo a Westfalen, un altro di quei paesini di pochissimi abitanti, ma che hanno degli squarci pazzeschi su questi fiordi. Benvenuti a Svolvær, che dà sul fiordo Troll. Troll? Sì, Trollfjord si chiama. Invece chiamarlo noi il fiordo del Troll. Quindi ci troviamo a Svolvær, sempre sulle isole Lofoten. In particolar modo Svolvær si affaccia sul fiordo che si chiama Trollfjord ed è molto gettonato come meta, perché c'è questo fiordo enorme che per 2 km circa di lunghezza il mare abbraccia la costa, e quindi è molto profondo ed è famosissimo per le crociere con i cruise boat o i safari boat, in cui andare a vedere l'aquila marina dalla coda bianca. Ed è molto famoso perché appunto ci sono questi isolotti su cui l'aquila marina appunto verrebbe durante la stagione estiva, no, durante la stagione invernale, e non nidificherebbe, quindi non farebbe riproduzione qui, ma lo farebbe in Russia, ed è molto interessante perché è possibile vederle. Quindi qua fanno queste crociere, queste mini crociere di esplorazione incontaminate negli isolotti sperduti che vedete là in fondo, e vi portano con la barca fino laggiù, vi fanno fare tutta una mini crociera, e nel caso in cui si vedessero arrivare delle aquile, gli organizzatori butterebbero dei pesci in mare per attirarle, per permettere poi ai visitatori di fare le fotografie. Comunque continuiamo a goderci lo scenario perché è stupendo. La peculiarità delle isole Lofoten è che non è difficile trovare delle vecchie abitazioni di questi villaggi di pescatori, e infatti si trovano queste case rosse che però sono a palafitta, quindi a differenza della Finlandia e della Norvegia entroterra, diciamo così, sul mare, sui fiordi del mare della Norvegia, le casette rosse in realtà sono delle palafitte che danno sul mare, sull'acqua. Ed eccoci allora nel paesino di pescatori Svolvær, dove come in un quadro si possono ammirare i pescherecci ormeggiati al molo. Si respira un'aria magica, luci e colori in questo luogo prendono vita proprio come in una fiaba. Abbiamo lasciato questo piccolo centro a malincuore, ma lungo la strada per Moskenes abbiamo trovato altri posti imperdibili. Abbiamo lanciato il nostro drone per catturare al massimo la bellezza di questi luoghi e rendergli giustizia con una ripresa di pochi secondi. Le immagini parlano da sé. E già non vediamo l'ora di potervele mostrare quando le cattureremo, queste splendide idole, quando saranno innevate. Noi torneremo sicuramente e speriamo di avervi fatto venire voglia di preparare le valigie per visitare le Lofoten. Oserei dire che sono il paradiso dei fotografi. Queste immagini sono diventate ricordi e sono l'impagabile premio per esserci riusciti ad arrivare fin qua, dopo tutta la strada fatta. Pensavamo di essere pazzi ad avventurarci oltre il confine in un periodo come questo e percorrendo tanti chilometri in auto. Eppure, dopo aver riempito i nostri occhi di tanta bellezza, nessun altro viaggio sarebbe stato più indicato per cercare bellezze straordinarie, panorami diversi e senso di sconfinatezza e libertà pura. A proposito di pazzi, non siamo gli unici. Abbiamo incrociato un gruppo di ragazzi sicuramente più pazzi di noi, che sono arrivati a Capo Nord partendo da Torino a bordo di 3 Fiat 127, piccole utilitarie degli anni 70. Non sarà l'ultima volta che li vedrete in questa serie, a riconferma del fatto che noi italiani siamo ovunque e che ci facciamo sempre riconoscere. Dopo questo piacevole incontro ripartiamo per Ramberg, una tappa aggiunta all'ultimo minuto, famosa per le sue spiagge caraibiche e glaciali, il regno dei surfisti. Ci troviamo a Ramberg, piccolo paesino di 350 abitanti soltanto, e
Siamo nella contea sempre di Nordland, sulle isole Lofoten, in particolare sull'isola di Flakstadoja. E siamo qui per un motivo specifico, perché c'è una spiaggia tra le più belle in assoluto di tutta la Norvegia, imperdibile, per chi è amante del surf qui è eccezionale. C'è un campeggio proprio in riva alla spiaggia e nonostante siamo quasi 200 km sopra il circolo polare artico, qui il clima che si respira è caraibico. Ciao, io vado al mare. Andiamo a fare un bagnetto, Andiamo a che fare il freddo! Fredda? No? 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 Stranamente non lo è. Allora non è calda. È così. Come la nostra temperatura di adesso è abbastanza ghiacciatina però. Se vi state domandando se qui si possa campeggiare, assolutamente no, è vietato, c'è un cartello comunque che ve lo specifica. In questa zona c'è un camping proprio qui, quindi tutte al più potreste fermarmi a questo camping qua alle mie spalle. Ma sulla spiaggia assolutamente non è consentito, neanche nelle altre zone. Ci sta portando il pesce. KK, vai mo. Con la bocca spalancata. Qua invece alle mie spalle siamo a Reine, dove praticamente è proprio un villaggio di pescatori. In particolare qui va molto di moda chiaramente il baccalà, che non è altro che uno stoccafisso di merluzzo, ed è stupendo perché poi qua tutti i paesini si assomigliano abbastanza, ma in realtà ogni casa ha la sua peculiarità, e abbiamo appena visto tra l'altro il trasporto dello stoccafisso nei magazzini per la consegna. Perfetto, siamo dopo Moscones e dobbiamo fare il check-in al Mare Nana, che è anche un ristorante. Alla fine abbiamo trovato gli stessi ragazzi italiani con la Fiat 127 Sport, che vedete laggiù in fondo, e seguiteli su Instagram, sono stracarini anche loro e strapazzoidi, e hanno fatto più o meno lo stesso nostro giro per arrivare fino qua, e li abbiamo beccati anche su a Cap Nord Cap, e in particolar modo, vabbè, la loro pagina Instagram si chiama Inside Road Trip, quindi seguiteli. Bellissime. E mi sa che ce li mettiamo anche domani sul traghetto. Nella prossima puntata prenderemo il traghetto dalle isole Lofoten per riportarci alla terraferma. Ci fermeremo lungo un fiordo per un pranzetto improvvisato. D'altronde i programmi della giornata prevedono di marciare parecchi chilometri per vedere le cascate di Lac Forsen, ma soprattutto per trovare un posto in cui impiantare la tenda. E sì, stanotte niente doccia calda, si torna in mezzo alla natura. Oh.